Benvenuti a tutti a Candela Oscura. Siamo nel 1907 a New Fair, una metropoli di un enorme ammasso di cemento e ferro che ha l'unico compito di produrre macchine e tutto quello che può servire per far diventare questa nazione sempre più grande. New Fair è costruita sopra quella che è un'antica rovina di una città che c'era prima, Old Fair, e in questo momento ci troviamo ad un quartiere chiamato The Still. Parliamo di un luogo dove dalla mattina al giorno dopo i mantici continuano a funzionare per produrre il metallo che serve per portare avanti la tecnologia e il futuro di New Fair. Sono più o meno le 7 di sera e piano piano il sole sta calando e ci avviciniamo a The Varnish, che è un luogo dove la maggior parte della popolazione che non può permettersi una casa come si deve ha trovato abitazione non troppo lontano appunto dal The Still, perché quello che si respira lì non è propriamente aria e non tutti riescono ad arrivare a un'età avanzata. Un esempio è proprio il padre di Isadora, che ormai è diventato inutile per New Fair. Sto salendo le scale di casa mia. Abito in un palazzo alto in cui molte sono le famiglie che vi abitano. Tengo la mia lunga gonna verde scuro con entrambe le mani. La sollevo un po'. Le ampie balze mi impediscono di salire le scale in modo appropriato. Non vorrei cadere con la mia goffaggine che cerco di nascondere. Arrivo davanti alla porta di casa mia. È fatiscente, ma resiste. E dopo tutto, cos'è che vorrebbero rubare nella casa di un povero? Giro 3 volte la chiave dentro la porta. Nonostante ci sia mio padre dentro, ho il timore che qualcuno possa entrare e fargli del male. Sono a casa, papà! Mi tolgo le scarpe, quasi inciampando, le lancio in un angolo dell'entrata e corro a piedi scalzi verso di lui, sporcandomi le calze bianche. Vedi che lui prende una pietra sembrerebbe quasi un carbone, un tizzone di carbone, ma è diverso dagli altri, è trasparente, non è nero. Quando lo immette all'interno della fornace, un enorme lampo prende tutta la stanza e ad un tratto tutto intorno a te è buio, completamente buio. Grazie. Ti riprendi e intorno a te la polizia sembra che stia controllando quello che è accaduto. Mi metto seduta, quasi come un gesto naturale, completamente dissociata. Non sento nulla, tutto intorno a me è ovattato. Però mi guardo intorno, lo sguardo vitreo, e vedo questi uomini che mi passano accanto. C'è tutto l'oro ancora sul tavolo, ma non ci penso, non ci faccio caso. Rimango lì a fissarlo, incredula. Un dottore si trova a Soul Suffit. Benjamin sta uscendo da una dimora, pulendosi le mani con un fazzoletto bianco. Le sue mani lasciano un po' di sangue su questo fazzoletto che poi si rinfila in tasca. Sta camminando lungo le strade di questa città in questa ora tarda della giornata. Ha, come sempre, la sua giacca blu, vestito in modo piuttosto elegante, e con il suo inseparabile cappello si copre dalle ultime luci del tramonto. Vedi che dal vicolo del Soul Suffit spunta una figura con un cappello in mano che sembra che voglia chiederti un'informazione. Appena ti stai avvicinando, Signor Benjamin, Io mi fermo. il Sì. Lightkeeper chiede la sua udienza. E riprendo a camminare superando l'uomo. Il mio sguardo è un po' più buio, un po' più pensieroso, un po' più preoccupato. Ma procedo.
Victor che esce da questo locale dopo essersi esibito. Lui è un prestigiatore, fa trucchi di magia, eccetera. In questo momento è fuori che si sta accendendo una sigaretta mentre vede una signorina notevoli fregi passargli davanti. Allora, con un rapido gesto, trasforma la sigaretta in una rosa e gliela lancia contro. Un tentativo di sedurlo, ma la cosa non va propriamente dove dovrebbe. E due energumeni gli si piazzano davanti. Ehi, cosa vorresti fare con la mia donna? Guten Morgen, my friend. È stato solo un piccolo fraintendimento. Io sono un prestidigiatore, sono qui per esibirmi, volevo solo mostrare la mia arte. Sì? Fammi vedere un bel trucchetto, pagliaccio, dice l'altro, scrocchiandosi le dita. Il buon Victor tira fuori il suo mazzo e fa: beh, ma permettimi di elogiare la tua grandezza, mio caro amico, poiché tu mi sembri proprio un imperatore. Grande, grosso, forte. E costei è sicuramente la tua imperatrice. Mai mi permetterei di mettermi fra di voi, poiché questa non sarebbe la giustizia. Lasciandogli la carta dell'imperatore. Poi si allontana di qualche passo e inizia a soppesare un borsello. E in lontananza si sente una voce dire: ehi, perché su questa carta c'è l'idiota, il fool? E Victor si allontana tranquillamente. Nella tua fuga, Victor, che comunque non è una corsa, ma diciamo una fuga abbastanza veloce, sostenuto. a passo sostenuto, per un secondo guardi alle spalle se ti stanno inseguendo, e il secondo dopo vai a sbattere contro la stessa ragazza a cui avevi cercato di dare il fiore. Mi scusi, signor Victor, giusto? Mein Frau, sono proprio io. Permettetemi di scusarmi per il piccolo vichyssoise verbale che c'è stato poc'anzi, e permettetemi invece di offrirvi una rosa. No, ho io qualcosa da offrirti. E esce la carta di Candela Oscura, che ovviamente riconosci come un richiamo da parte del Lightkeeper per fare il nuovo circolo. Mi contatta il tuo Lightkeeper e mi chiede di incontrare i tuoi compagni di Candela Oscura al Queen's Diner. Guter Deslich, benissimo. Speravo proprio di avere sue notizie. Ultimamente mi stavo iniziando un po' ad annoiare. Sai, quando si vedono certe particolarità del mondo, tutto il resto diventa improvvisamente più grigio. E allora, al diner sia! Fleur è questa signora di una quarantina d'anni su per giù, con dei capelli scompigliati, aggrovigliati in una crocchia alta, con ciuffi che si disperdono lì per il volto, di tanto in tanto li sposta. E una cosa che non sposta mai sono questi occhiali tondi con una montatura verde e leggermente storti. Una figura con un naso abbastanza gonfio. Cercavo la signorina Fleur. Io sono seduta al bancone, lo guardo. Certo, eccomi, come posso esserle d'aiuto? Candela Oscura richiede i suoi servigi e ti posa il foglietto dove c'è scritto appunto il richiamo al Queen's Diner. Lei si accascia un po' sul bancone, tira la carta con un dito, la guarda, la mette, pensa, sotto al banco. Non lo so dove è finita questa carta. Poi accarezza il gatto che fa sento una fusa e fa: finalmente avevo iniziato ad annoiarmi. Corre lungo tutte le scale, lungo tutti i pianerottoli, guardando i volti delle altre famiglie che abitano lì, affacciati dalle loro porte, chi in modo abbastanza sfacciato, chi invece guarda da una piccola fessura. Ed esco fuori, sentendo però l'aria pesante che non mi allieta, non mi fa sentire i polmoni più leggeri, ma anzi li appesantisce. Dietro di te senti i passi della polizia che vuole recuperarti e d'impatto qualcosa ti afferra, ti porta nel vicolo accanto e ti senti la
la bocca tappata da una mano molto forte, ma segnata probabilmente dall'età o comunque dal lavoro. E ti sta tenendo da dietro e fa: shh, non fiatare o non potrai vendicare tuo padre. Non preoccuparti, non voglio farti del male. Ma se non ti salvo io, passerai la tua vita in prigione, quindi fai silenzio. E senti che piano piano allontana la mano dalla tua bocca. E con un passo deciso vi allontanate tra i vicoli del luogo in cui tu sei nata e cresciuta, a trasportarti verso il diner. Deciso. E altre 3 figure, quasi più o meno allo stesso momento, quasi come un segno del destino, si avvicinano al Queen's Diner. Ovviamente Benjamin, Victor e Fleur vi incontrate lì. Guten Morgen! Buongiorno, o meglio, buonasera. Buonasera. Ah, sì, sera, giorno. Quando si parla una nostra vita, tutto sommato è solo una convenzione il tempo, no? In effetti. Benjamin, vecchio mio, posso offrirti una sigaretta? No, non fumo. Bravo, Non sono brutto cose fatte per vizio. me. Ottimo. Il fumo uccide, ma soprattutto rivela la posizione. Penso Cosa che essenziale. io avrei bisogno di una sigaretta adesso. Oh, Arrivate abbiamo quanto una due- giovane nuova recluta, a quanto pare. Marco, chi è che ci hai portato stasera? Beh, vi ho portato questa ragazza mentre si sta un attimo sistemando il giaccone, togliendosi l'acqua addosso. Vi ho portato questa ragazza, che è il motivo per cui siamo qua, ma direi di andare un attimo al coperto. Quello, vedete tranquillamente Flair con la focaccina ancora in bocca, tipo toglie le sue scarpe e fa: controlla se ti stanno, a me non servono. Quello che hai vissuto si chiama incursione. L'incursione è un evento nella quale l'energia magica, per un qualche motivo, si accumula dentro qualcosa e trova spazio in una barriera che difende la nostra realtà da quella dei fatati. E quando questa barriera si assottiglia troppo, qualcuno dei fatati ogni tanto viene a trovarci. E il nostro compito è quello di difendere l'umanità dall'oscurità che viene dall'altro mondo. E purtroppo tu hai vissuto uno di questi momenti. Loro non hanno pietà di te, loro non hanno pietà di nessuno. L'unica cosa che li muove è la fame. È la fame di questo mondo, di andare via da loro. E se sei ancora viva, potresti chiamarlo quasi un miracolo. Noi siamo definibili quasi come dei guerrieri, forse più studiosi. Il nostro compito è quello di far sì che non accada più quello che è accaduto a te e a tuo padre. Fare in modo che questo mondo possa essere libero dai fatati, che non hanno pietà di nessuno. Afferro saldamente la sua mano tremante, un po' intimorita, un po' per tutto ciò che ha vissuto questa sera, e con un piccolo puntale pungo il suo pollice, facendone fuoriuscire una goccia di sangue che prelevo e inserisco all'interno del macchinario. A quel punto il macchinario entra in attivazione facendo qualche sbuffetto, qualche rumore, e dopodiché abbiamo il risultato di questo test. Il macchinario ti avverte che non è il sangue infetto, ma è la sua pelle in questo momento, come se qualcosa fosse sopra di lei, e non fai in tempo ad accorgertene che piano piano la pelle sul suo avambraccio sinistro e sulla sua mano comincia a cambiare colore, e quasi come se prendesse vita, come se diventasse un blob, si avvicina verso la tua direzione. Io faccio 2 passi indietro facendo cadere la sedia. Riesci ovviamente a
schivare questa poltiglia che improvvisamente per tutti voi diventa visibile, tangibile, e quando la schivi si sta ripreparando per tornare verso la tua direzione, di nuovo salta, ma in quel momento arriva Marco che prende in contropiede la sostanza e la chiude dentro un barattolo. Ti poggio il dorso della mano sul braccio. Sono stati rudi. È solito facciano così. Però non preoccuparti. Tranquilla. Magari risolviamo. Cerchiamo anche di vedere il lato positivo. Possiamo farcela. L'abbiamo fatto tante volte. Potremmo farcela anche questa volta. Non temere. E consiglio di metterle le scarpe. Ci sono un po' di pozzanghere lì fuori. Sì, le indosso subito, ma tu come farai? Io non ne ho mai avuto bisogno. La nostra Fleur non è nota per essere il più delicato dei fiorellini, anzi, ha dato più... Sono abili in altri campi. Non Esatto. sono da cena. Ha dato modo di dimostrare ben altre doti, insomma. Non tutte le fanciulle sono dei delicati petali che appassiscono al primo raggio di sole troppo forte. Alcuni sono più vicini a... denti di leone, sì, che crescono anche in mezzo all'immondizia. La nostra Fleur sicuramente è uno di questi. È il miglior Don Giovanni della città, dicono. Quindi il circolo dei forgiati del fuoco dell'Highkeeper Marco nasce oggi per fermare una delle incursioni. Prende un barattolino con quello che sembrerebbe della limatura di ferro e piano piano, Isadora, per te la prima volta, vedi che questo cerchio si alza dal tavolo come se le lettere si staccassero e ad un tratto tira la limatura di ferro che in una fiammata esplode di fronte a te e in quell'attimo senti come se stessi tenendo per mano tutte e quattro le persone e senti una connessione che non hai mai avuto con nessuno, neanche con tuo padre, con ognuno di loro, e dopo qualche secondo questa connessione termina, ma sai che dentro di te nel fondo siete tutti e quattro connessi per terminare questa missione. Tornate dal Sod Soffit, dove eravate in questo momento, al The Varnish, che è il luogo dove Isadora appunto è nata e cresciuta e dove è accaduto il misfatto. La polizia in quei luoghi non ci vuole stare tanto, non ha interesse per un povero abitante del basso ceto che muore, ne muoiono tutti i giorni schiacciati dai macchinari. E quindi notate, arrivando vicino alla casa di Isadora, che non c'è più lo stesso casino di prima. La polizia probabilmente è andata via, o se c'è qualcuno sta semplicemente facendo la guardia, ma in quel momento non è lì con voi e non sta facendo nessun rumore. Quindi siete di fronte alla porta di casa di Isadora. Io provo a bussare. E per qualcuno che bussa non si muove nessuno. Non è un'usanza di quel luogo bussare alla porta. Per qualche attimo appunto non accade nulla perché comunque, come ho detto prima, siete in un quartiere dove non si bussa solitamente. Tu cominci a guardare intorno e noti che nella maniglia ci sono dei segni come dei graffi, come se qualcosa fosse uscita di corsa, tenendosi prima sulla porta, poi sullo stipite e poi ha cominciato a strisciare sul terreno utilizzando le sue unghie. Ian, Ma Victor! Ma cosa Dio ci mio. fai in questo quartiere così squallido? vecchio mio, sai le mie passioni per l'occulto, vero? Qualcosa mi dice che in questa specifica casa è successo qualcosa di molto, molto interessante. E tu, mio vecchio compare di bevute, sono sicuro che per un giusto giro di alcolici mi saprai illuminare su quanto è successo stasera. Sai che io lavoro per la polizia, vero? Certo. Certe informazioni sono un po' strette, sai? Ryan, vecchio mio, stai solo facendo il tuo ottimo dovere di ottimo poliziotto, mettendo al sicuro un cittadino ignaro della situazione, raccontandogli cosa è successo. Come faccio a capire senso di pericolo e ad allontanarmi da questo luogo se non so che cosa è successo?
Sì, in pratica sono arrivato dopo, mi hanno detto semplicemente di fare la guardia. Per questo tu Isadora comunque lo guardi bene e tra i tuoi ricordi comunque confusi non ti sembra che sia uno dei poliziotti che c'era in quel momento, ma i tuoi ricordi in quel momento sono molto offuscati. Mi hanno detto di stare qua a fare la guardia perché è esploso un camino ed è morto un anziano là sopra. Non so perché tutto questo casino da parte addirittura dell'UAP che viene soltanto quando accade qualcosa di speciale, ma esplodono le cose in questi quartieri, no? Vecchio mio, ricordati che ogni vita persa è una piccola o grande tragedia per qualcuno, quindi dovremmo berci su in virtù di questo povero disgraziato. Mi accompagni dentro? Proviamo a vedere se va qualche liquore o qualche distillato vagamente bevibile che non buchi il nostro povero fegato? Rimango qua perché devo fare da guardia. Se viene uno dei miei compagni mi rompe il cazzo. Però se trovi qualcosa sopra vai tranquillo, portalo qua e ci beviamo due Ah, bicchierini. sapevo di poter contare su di te, mio vecchio compagno. Bene, signori, allora dentro andiamo a vedere di trovare qualcosa per dissetare il mio vecchio amico Brian. Isadora, perdona la schiettezza e anche la domanda, ma mi risulta necessario doverlo fare. Avevi qualcosa, possedevi qualcosa per cui potevano essere magari attirate queste creature? No, o almeno io ultimamente per poterci dare da vivere ho rubacchiato in giro. Dove eri esattamente disposta in quel momento? Ero qui, lui era seduto davanti alla stufetta, la stufetta era aperta. Guardo nel muro opposto a dove mi indica dove fosse la stufa per vedere se per caso è stato proiettato qualcosa contro il muro, stile esplosione atomica. Vedo una Victor, 6. tu stai controllando un attimo la zona che appunto ti suscitava interesse. Non noti niente di particolare, ma cominci a sentire freddo. Noti che il tuo respiro lascia un alone di freddo. Nonostante che sì, le temperature si stanno abbassando, sta arrivando l'inverno ed è anche notte, ma non è così bassa la temperatura. Freddino, non trovate? Ma non più di altre sere. No, ha ragione, effettivamente casa mia non è sempre così fredda, neanche quando non abbiamo nulla da buttare nella stufa. È quasi naturale. Tra i miei oggetti c'è Arcane Test, da sotto la gonna, è tipo la pennetta del Dottor Who per dire. Ok. No? Ok, è questa penna strana in ottone con delle parti leggermente arrugginite. La accendo, non va, gli do due pacche su un posto e faccio, che cavolo. E vado in giro un po' piegata a cercare negli angoli dove ci sono magari quella lampada al centro e soprattutto intorno alla stufa. Anch'io mi piego lì vicino alla stufa cercando della fuliggine o qualche segno che possa riportare a quella creatura magica. Noti che dove ci doveva essere la stufa c'è un simbolo magico. Questi simboli, per te che sei comunque una che mastica molto del mondo dei fatati, è un simbolo che viene utilizzato spesso per indebolire il The Flare, che appunto è quel muro che divide i due mondi. E probabilmente, date anche le piccole tracce che ci sono in giro di un materiale simile al vetro, però molto più duro, come se fosse una pietra. Anche queste sono ricoperte di energia arcana, quindi rimettendo tutti i pezzi insieme, probabilmente quel qualcosa ha permesso lo scoppio di energia che ha fatto assottigliare molto il The Flare e quindi fare uscire la creatura. Victor, tu senti ancora più freddo.
mi accendo un'altra sigaretta e mi vedete che però tipo ho le mani che tremano forte, tant'è che sto avendo difficoltà nell'accenderla, talmente tanto mi tremano. Io tipo mi giro che gli punto la torcia, poi la spengo. Vuoi un pezzo della gonna o cerchiamo una copertina in giro? In verità ti dico che un sorso di qualcosa di forte sarebbe Io metto più nelle mie una corde. mano nella tasca interna della giacca, tiro fuori una fiaschetta che gli allungo. Scaldati un po' con Oh, questo. sì, esattamente quello che intendevo, vecchio mio. Tu sì che mi conosci e do una sorsata bella, bella importante. E poi ti ripasso la fiaschetta. Fleur, mentre... Molto obbligato. Fleur, mentre passi la bacchetta davanti Victor, anche così a modo casuale, noti che piano piano ci sono altri simboli magici accanto a Victor. Alcuni di questi si stanno appoggiando su di lui e quasi come camminano su di lui questi... Spengo la luce. Abbiamo un succede? problema. Cosa succede? Qualcosa in faccia? No, però addosso sì. Tipo di simboli arcani. Ah, Stanno tranquillamente viaggiando sulla superficie della tua pelle, quindi Ben, sai, facciamo un sì, modo. non è buono. Victor, tu No. senti nelle tue orecchie. Aiuto! È No, così no, no, no. buio! No. Beh, vado verso l'uscita. No. E mi sto vedete che mi sto scrollando di dosso qualunque cosa, tipo sto solo lì che... No, non è Nine. E si chiude di colpo la porta e tutti quanti questa volta sentite è buio, così buio. Dove sei? Papà, è la voce di mio padre. Papà, dove sei? Comincio a tastare i muri, controllare sotto il tavolo. Resta calma. Senti, E notate che l'unica luce che era nel luogo, che era una lampada lasciata lì e non la lampadina sul soffitto, improvvisamente si spegne. E rimanete tutti in questa penombra. Vi si spegne anche la sigaretta. Allora, io posso accettare tutto, ma non che mi si impedisca di fumare. Quindi, parliamoci chiaramente, perché mi hai già rotto 3/4 di minchia adesso. è mio padre. Ah, Come ti scusi. permetti? Un po' Scusa. di tatto, Victor. Ho capito, però mi ha spento sigaretta in faccia. Questa è enorme scortesia in mio paese. Non so dove andare, non c'è la luce qui. Victor, tu veramente cominci a battere i denti e senti accanto tipo al tuo viso, tra la tua barba, senti come delle mani che ti stanno toccando. Dammi la tua luce. Io mi giro verso gli altri. Vuole la mia luce? Gliela do? Invito a chiudere per un secondo gli occhi, poiché la mia luce è particolarmente scoppiettante. Grazie. Vedete tutti quanti questa figura come appunto un fantasma che sta fluttuando, non è più tangibile. Isadora, tu riconosci il viso di tuo padre e alcune parti sono come se stessero volando via, come se si stessero allontanando, come se fossero del fumo. Ed è lì che prende la luce del tuo fosforo e la mette dentro la sua bocca e vedi che piano piano si spegne questa luce. Bisogna offrire a questa anima tormentata il legittimo degno riposo. Mi abbasso segnando a terra molto rapidamente con un gessetto bianco un simbolo. Poi mi rialzo, sento la mano calda di Isadora che si appoggia sulla mia schiena. Comincio a sentire il peso e l'amore presenti in tutti quei ricordi che stanno fluendo all'interno della sua mente verso la mia. Mi concentro, cerco di entrare in un qualche modo all'interno dell'animo di quel corrotto che di ciò che comunque è rimasto di suo padre. Cerco di capirlo, di comprenderlo per riuscire in qualche modo a trovare la giusta via per convincerlo a farsi sottomettere e a entrare all'interno del barattolo che tengo in mano. Lo spirito piano piano entra all'interno del barattolo
non sembra opporsi troppo alla cosa, anche perché Isadora, mentre lui entra all'interno del barattolo, i suoi occhi incrociano i tuoi e poco prima di essere sigillato per sempre, sentite tutti e quattro: lui ha fame di luce. E Una volta che so che cosa c'è davvero, come posso tornare alla mia vita di tutti i giorni e fare finta di niente? E poi ho stretto la mano a Marco. Ormai non si torna indietro, ma si va solo avanti. Io le porgo un'altra carta. L'imperatrice. Stai ben attenta, signorina, poiché nella nostra vita nulla è lasciato al caso. Tutto sta alle nostre decisioni. Hai stretto la mano, hai visto il pericolo, ma è il tuo coraggio a chiamarti alle armi ed è la tua volontà ad accettare la chiamata. Gli porgo la carta. E la prendo, questa volta con decisione. La prendo, la afferro e ti guardo negli occhi determinata. Benvenuto a bordo. E ora, signori, direi che è giunto il momento di Seguire galoppare. la luce. No, ma Sì. l'avevano detto in una chiesa. E vado. Credo che non intendessero. Io ti parlo mentre la sto seguendo. Non credo che intendessero proprio questo. Ma non penso Nice. neanch'io, ma non li stavo ad ascoltare. Ah, che novità. Isabella, sei finita con il gruppo migliore, per molti motivi. scendete le Non ho scale e quello che vedete è una strada buia che porta verso The Still, che è quasi al confine dove siete in questo momento. The Still è uno di quei quartieri, appunto, come ho descritto all'inizio, dove il lavoro la fa da padrona, dove i mantici continuamente accesi producono ferro quindi e c'è l'elettricità poca per luce? tutti. Ah no, è tutta là l'elettricità. Signore. E la struttura più vicina tra The Still e The Survey è una centrale elettrica, la centrale elettrica di New Fair. E vedete che la strada porta dritto verso questo enorme palazzo interamente fatto di metallo. Più vi avvicinate, più le luci sono spente. Anche il cielo sembra sempre più buio e il freddo diventa sempre più forte. Quasi vi si congela la brina addosso. La furigine che esce fuori dai comignoli, che inquina l'aria, comincia a depositarsi sulla vostra pelle e a un certo punto vedete che in giro non c'è gente, non c'è più nessuno. Probabilmente sono spaventati, probabilmente hanno visto qualcosa. Ed arrivate a questa enorme struttura dalla quale partono questi enormi pali metallici dalla quale passa l'elettricità, che non fa più lo stesso rumore. Non vedete più le scintille che fuoriescono ogni tanto da questi cavi. Sembra tutto in un enorme riposo, fermo. Un aggettivo che non sta bene a The Still. E ad un tratto, dall'interno dell'enorme palazzo, sentite degli spari e gente che urla. Cosa mi dice che siamo sulla strada corretta? Yippee! Sempre accolti nel migliore dei modi. Già. E quando vi state per avviare a quella che è l'enorme entrata principale, da quella porta escono alcune persone. Entrate in quello che dovrebbe essere prima una specie di cunicolo. Ricordate, cioè, che dovrebbe esserci la luce, è troppo pericoloso senza. Toccate più o meno in giro e vedete, toccate i tubi che sono freddi, molto freddi. No, io non tocco niente, io sono scalza, io ve lo ricordo. Ok. Fin quando non ho le mie calze di gomma non tocco niente. Ma non è il solito buio. A un tratto sembra quasi tangibile, quasi una nebbia. Cerco di identificare se ci sono dei graffi che non riesco a vedere. Due occhi dorati nell'oscurità si aprono, proprio di fronte a te. Ragazzi, l'ho trovato. Intravedete Benjamin per un secondo, dopodiché Benjamin viene strattonato nell'oscurità. Vedete Benjamin che sparisce, lasciando il suo cappello a terra. E
Benjamin, vieni trascinato per il terreno, senti il freddo dell'acciaio che ti sta bruciando la schiena e come degli artigli sono penetrati all'interno della tua carne, ma non come delle lame, senti solo il freddo entrare nei tuoi organi e ti trascina per tutto il terreno. Senti continuamente luce! Mollami! Sentendo urlare il compagno, non vedendo un cazzo, io uso di nuovo la flash powder per illuminare a giorno la situazione e attirare la creatura verso di me. Si rigira subito verso di te, Victor. Fa per un attimo una curva. Mette uno dei suoi artigli contro uno dei tubi che si apre. Vedete tutte le scintille che fuoriescono. E nel momento che le scintille fuoriescono, Victor, vedi che un cristallo, quasi come di vetro, con dei fulmini incastonati, si rivelano tra le ombre di questa creatura. Dalla mia manica esce fuori una piccola pistola con cui sparo. Ok. Ed è lì che tu riesci a colpire e a sparare sul momento. Il cristallo si muove, fuoriesce dalla creatura e cade a terra. Sembra che non si sia accorta di quello che hai fatto, Victor. Isadora, tu arrivi lì, correndo e cercando anche di non farti vedere alla creatura, mentre Victor sta tirando tipo Jurassic Park la creatura la creatura d'ombra. Dai un pestone al vetro, ma non si rompe. Ma noti una cosa, il vetro è molto duro, ti rompe addirittura le scarpe e ti lascia un taglio sulla scarpa. E noti che il sangue che fuoriesce dal tuo piede viene assorbito dal cristallo e alcune delle sue venature sembrano riempirsi del tuo sangue. E quei fulmini che sono all'interno piano piano si trasformano in linee di sangue. Lo raccolgo da terra, non voglio che prenda altro del mio sangue. Io non ho idea di che cosa sia. Io vedo questa situazione qua, quello che mi sembra più in pericolo è Victor, perché lo vedo correre sbracciandosi inseguito da un mostro d'ombra, al che io da sempre sotto la gonna, perché se non l'aveste capito è quello il mio zaino da viaggio. Bellissimo. Estraggo un pugnale, lo passo sulla lingua, mi taglio e poi con enorme grazia, come non l'avete mai vista fare, lo scaglia. Victor, senti senti alle tue spalle. Viene colpito dalla lama e dalla sua ferita è come se fuoriuscisse della luce e lui cerca di riprenderla con i suoi artigli e rimetterla dentro. Come se stesse perdendo consistenza pian piano che la luce fuoriesce da lui. Lascia andare la ferita, si vede appunto della luce fuoriuscire dal suo collo e si dirige verso Isadora. Questo che vuoi? Isadora, di qua! Benjamin, tu ricevi da Isadora che lancia il manufatto in mano e alcune gocce di sangue vengono risucchiate dal manufatto. Le venature di sangue cominciano ad aumentare e tra i vari versi che fa sentite un no! Mi giro proprio verso Benjamin. Vecchio mio, io direi che è giunto il momento di un bel lancio. Mentre lo lanci via, prendo la mira con la pistola e poi metto la mano davanti e sparo. Questa è una delle idee più stupide che abbia mai avuto. E sparo. Appena tu ti spari nella mano, l'artefatto assorbe quasi come se fosse un flusso d'acqua il sangue che fuoriesce dalla tua mano e tutti i fulmini all'interno vengono convertiti interamente in sangue e nel momento in cui la creatura sta per afferrare l'artefatto, questo si apre e quasi come dei tentacoli di un enorme polipo fatti però di sangue si cominciano a legare alla creatura che prima prendono una delle sue ali, una delle sue ali entra all'interno dell'artefatto, lui è lì che oppone esistenza. Bastardi! Già l'ho quasi fatta! E poi piano piano tutto entra all'interno fino a quando c'è il teschio che rimane nell'ultima parte del suo corpo, si gira verso Victor
Mi prenderò la tua luce un giorno. E la luce ritorna tutta intorno a voi, quasi come un enorme riavvio. Le luci intorno a voi si accendono e l'artefatto rimane al centro, scoppiettante di questa energia. Un'idea stupida che ci ha salvato la vita. Io guardo verso la pietra e faccio Fick dich. Mi accenderesti una sigaretta per cortesia? Sai, ho un attimo di difficoltà in questo E mi momento. avvicino verso di lui. Prima guardiamo come è messa questa mano. Oh. E gli accendo la sigaretta nel frattempo. Piano, grazie, piano. Io mi avvicino. Ah, State tutti bene? Beh. sì. Sì. Io raccolgo Oh. nel frattempo il cristallo. Ho visto partite di poker finire molto peggio, signorina, te lo posso assicurare. L'abbiamo fatta. Abbiamo vinto. È una prigione tascabile, figo. Ah, quindi abbiamo riportato in prigione un criminale? In un certo qual modo sì. Però abbiamo vinto. Vi allontanate dalla centrale elettrica per ritornare al Queen's Diner. Marco si alza e quindi era questo quello che, mi dispiace ancora Isadora, ha rovinato la vita a una famiglia che non lo meritava. Ma ehi, vedila così. Hai perso un padre e mi dispiace tanto. So cosa si prova, però hai una nuova famiglia. Guarda che belli che siamo. Questa sarà la prima di tante notti. Immagino. Sì, mia cara, riposati, perché non è detto che domani qualche altra bestia possa creare altri problemi, far diventare questa famiglia più grande.